Perché ci vuole tempo per fare le macchine e quando un cliente, per esempio, ci dice, ci dà l'ordine, non riusciamo a consegnare dopo un mese, per esempio? Beh, per fare le macchine ci vuole il suo tempo perché, allora, quando la tipologia di macchine che facciamo noi sono macchine studiate ad hoc sul cliente, quindi non sono macchine standard. Quando trovi qualcuno che ti vuole dare una macchina in taglio e sbavatura e in 2 mesi te la consegna, ti sta truffando, perché per fare una macchina bisogna cominciare a analizzare il processo. Ci sono macchine, noi allora per costruire le macchine cerchiamo di avere elementi standard, processi che sono simili, ma il problema è che ogni cliente ha il suo modo di lavorare. Quindi delle unità standard ci sono. Usiamo sempre unità standard, Che- usiamo anche sempre gli stestri robot volendo vedere, però non riusciamo a Ma consegnarli unità più. standard che acquistiamo da qualcun altro? No, purtroppo le unità le dobbiamo progettare e costruire per conto nostro. Purtroppo perché richiede tantissimo tempo e tantissimo sviluppo. Non c'è nessuno che fa lo sviluppo tecnologico che ci servirebbe, quindi dobbiamo fare lo sviluppo tecnologico di tutti i nostri prodotti. Poi facciamo un certo standard che utilizziamo in diverse macchine, che abbiamo pronto a magazzino, ma comunque non riusciamo a consegnare di più, perché per ogni cliente, anche se noi facciamo un esempio, prendiamo 2 clienti che producono lo stesso prodotto, uno lo fa in linea, l'altro lo fa fuori linea, uno produce un pezzo per Volkswagen, l'altro lo produce per Fiat, anche se è lo stesso pezzo, cambia tutto, cambia il modo di ragionare del cliente, la marginalità che ha, quindi la macchina che si può permettere. Quanto si accontenta Quanto si accontenta, esatto. e quanto ci accontentiamo noi. Sarà Giusto? così. Siamo dei perfezionisti. Quindi il problema è che ogni macchina va sviluppata a sé stante, quindi per produrre una macchina ci vuole il tempo di capire cosa gli serve al cliente, quindi la progettazione vera e propria. Non è solo un problema di persone, di spazio, è proprio un bisogno di tempo per riuscire a confezionare il prodotto, la macchina che renderà il nostro cliente soddisfatto. Anche se oggi prendessimo un ordine e ci mettessimo a lavorare appieno a quell'ordine, meno di 4-5 mesi è impossibile. Neanche se ci fosse lì tutto pronto, solo la macchina già pronta da confezionare e dare al nostro cliente. Sono i tempi tecnici per trovare le misure tra noi e il cliente. Una volta poi trovate le misure, i tempi si accorciano naturalmente, perché tutto quello che produciamo va a magazzino e così via. Certo, Però se il cliente poi lo stesso cliente ci ordina più macchine, siamo sempre più contenti sempre più contenti perché oramai... e sempre più veloci. Sì.